È possibile tramite Home Center 2 e delle scene lui fare in modo che se un apparato non consuma una determinata corrente vengano effettuate determinate azioni? Ne parliamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video targato Mr. Apple. Prima di iniziare con l'argomento di oggi vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video. Continua la rubrica dedicata a Z-Wave. Oggi andiamo a vedere una nuova scena sviluppata da Zoran. Nello specifico andiamo a vedere l'Appliance Monitoring Chain. Come sempre nella info box vi lascio il link per poter scaricare il file. Questa scena ci permetterà di controllare il consumo di un apparato qualsiasi, luci piuttosto che forni, piuttosto che lavatrici, qualsiasi cosa, e fare eseguire determinate azioni dal nostro Home Center 2. Ma vediamo prima la configurazione da fare all'interno di questa scena direttamente sul nostro Mac e poi torniamo qui per le conclusioni finali. Vediamo quindi come funziona questa scena. La scena ovviamente io l'ho già installata, per l'installazione avviene come sempre nella solita maniera, quindi andando in scena, aggiungi scena e poi andiamo a scegliere una scena Lua ovviamente. All'interno andiamo a copiare il codice, assegniamo un nome, una stanza, eventualmente una categoria e poi ovviamente lasciamola come automatico e quasi di funzionamento, purtroppo la traduzione in italiano non è perfetta, diciamo comunque massimo istanze 2. Andiamo a questo punto nella sezione avanzate e vediamo quali sono i parametri che possono essere cambiati. Ed ecco qui, potete vedere quindi già la scena Lua che ovviamente è già in funzione nel mio Home Center. Nella parte alta dovremo andare a indicare l'ID del dispositivo che alimenterà il nostro apparato, nel mio caso il 187 perché la wall plug ha quell'ID. Tutta la parte iniziale sono ovviamente delle spiegazioni, version history da parte di Zoran nonché del copyright e quant'altro. Passiamo quindi velocemente alla Chain Description. Ovviamente dovremo andare ad modificare soltanto quelli che sono i parametri che ci interessano. Nella prima sezione, ovvero il count delle chain, non serve andare a modificare perché quello evita che possano essere in esecuzione più di un'istanza. Da qui invece andiamo a cambiare effettivamente quelli che sono i parametri. L'appliance status over machine, quella che è indicata a me, è una variabile globale che dovremo andare noi a creare manualmente in base al nome che andiamo a dichiarare su questa scena con i parametri on e off. Questo perché lui andrà poi dopo a modificare l'accensione e lo spegnimento per sapere appunto lo stato. Nella sezione successiva dobbiamo andare ad indicare ovviamente di nuovo l'ID che abbiamo già indicato nella parte alta, la potenza minima. Io ho messo 15 watt, vuol dire che il mio dispositivo se consuma meno di 15 watt è come se non stesse facendo niente. A quel punto c'è lo stop duration, ovvero per quanti minuti sotto quel tempo lui non sta consumando. Quindi cosa vuol dire questo? La congiunzione tra device min power e device stop duration vuol dire che se il mio forno sta consumando meno di 15 watt per 5 minuti, per lui non sta lavorando. A quel punto, grazie al device turn off settato a yes, andrà a spegnere la presa. La sezione successiva riguarda le push notification, quindi dovremo andare a inserire lo user ID di tutti quelli che dovranno ricevere la notifica e poi lo user flag, vuol dire 1 invierà la notifica e 0 no, quindi potremo andare ad indicare tutti gli user ID che volessimo e ovviamente andare a indicare tramite il parametro 1 e 0 quelli che dovranno ricevere o meno la notifica. Subito sotto comincia la parte ovviamente di quello che sarà il messaggio di testo del pop-up, del push pop-up che invia il nostro Home Center. Io ovviamente l'ho tradotto in italiano mettendo il mentato a forno, poi c'è ovviamente il time format e tutte le indicazioni che dovrà apparire all'interno del messaggio. Ovviamente potete andare ad indicare quello che volete, basta che vi mantenete all'interno delle doppie apici, appunto perché altrimenti andrebbe in errore la scena Lua. Gli altri due parametri, pop-up start e pop-up stop, vuol dire se inviare o meno la notifica sia in fase di start che in fase di stop, quindi potremo andare tranquillamente a indicare tutto quanto e poi decidere di inviare soltanto quando viene spenta la presa oppure quando parte, perché ovviamente lui ragiona esattamente nella stessa maniera. Quindi andiamo ad accendere la presa, quando il consumo della corrente sarà sopra i 10 watt automaticamente lui capirà che il dispositivo è acceso, manderà la notifica e imposterà la variabile che abbiamo visto prima a on, perché appunto il dispositivo è in funzione. Local debug e ex debug non vuol dire altro che avere un debug dettagliato all'interno del nostro file di debug, o meglio nella sezione di debug
della nostra scena Lua. Debug nella sezione tutta quanta, mentre Xdebug sta per parte extra user code first, come vedete sotto nella function. Qui possiamo andare a decidere cosa deve fare la nostra scena, oltre a spengere e a inviare notifiche. Quindi potrebbe tranquillamente accendere anche delle luci, potrebbe andare a spegnere altre cose, aprire finestre e quant'altro. Quindi lì potremo andare ad inserire altri codici da far fare alla nostra scena Lua quando si verificano determinate condizioni. La controparte di user code first è ovviamente user code last. Cosa vuol dire? Che la first sono tutte quelle operazioni che verranno eseguite prima di impostare la variabile on e quindi considerare il dispositivo in funzione e far partire il timer per andare poi a spegnere il nostro dispositivo, mentre il last è tutto quello che verrà fatto dopo che verrà considerato spento il nostro dispositivo. Questa è la sezione che noi dovremmo andare ovviamente a modificare, tutto il resto ovviamente deve rimanere uguale, come anche indica zona, perché poi dopo comincia il vero codice Lua che andrà ad elaborare tutte queste informazioni che noi abbiamo inserito. Quindi veramente sono pochissimi parametri che vengono indicati. Vi mostro come lavora il debug e come fa la scena, perché in questo momento ho un'altra scena in funzione, che è quella della lavastoviglie. Ecco qui, questa è la scena, la stessa medesima scena, però quella che controlla la lavastoviglie. Quindi come potete vedere è partita alle 14:36, quindi poco tempo fa, invia le notifiche a chi devono essere inviate e poi comincia i countdown in base al conteggio dei watt. Quindi come potete vedere al momento è tutto ancora a 45 minuti perché è in piena funzione. Io ho settato che se ricordo bene, per la scena della lavastoviglie deve stare 45 minuti, come potete vedere, che consuma meno di 5 watt, perché comunque la mia lavastoviglie nel momento in cui fa l'asciugatura resta a riposo, comunque consuma meno di 5 watt per circa 40 minuti, quindi ho dato 5 minuti in più perché poi dopo comunque con lo scarico dell'acqua fa un piccolo rialzo, per mettermi a riparo da orari sbagliati nei miei conteggi. Ho preferito allargare di 5 minuti appunto questo timeout. Lui nel file di log appunto del debug, in questa visualizzazione, ci darà il consumo istantaneo della nostra lavastoviglie, del nostro apparato collegato, ovviamente il countdown che al momento è tutto 45, nel momento in cui scenderà sotto i 5 watt comincerà il countdown, quindi farà 45, 44, 43. Non appena il consumo di watt supererà la soglia impostata, azzererà il countdown e ripartirà nuovamente da 45. Quando sarà arrivato a 0 spegnerà la wall plug a cui è collegata la lavastoviglie. È collegata alla lavastoviglie perché ovviamente la wall plug è collegata poi dopo tramite un'altra scena al mio flood sensor, che mi permette appunto di staccare poi dopo la presa. Quindi ho inserito questa scena appunto per controllare la lavastoviglie quando a fine tutto quanto va a staccare la corrente per essere sicuro. Presa wall plug e poi anche collegata ad Amazon Alexa, quindi la possibilità poi dopo di dire ad Alexa stessa di accendere o spegnere la presa. Ma a questo punto torniamo alle conclusioni finali. Ed ecco qui, abbiamo visto quali sono i parametri da configurare all'interno della scena e le informazioni dei bug che escono a video. Ovviamente la nostra scena può effettuare svariate operazioni, sia all'inizio del suo ciclo di conteggio del tempo, sia al termine. Ad esempio all'inizio potremo andare a far spegnere determinate luci o anche ad accenderle o ad aprire finestre, dipende da quello che vorrete far fare voi e quello che è sotto il controllo ovviamente del vostro Home Center 2. Alla fine invece, oltre che le classiche notifiche o far spengere anche la presa come nel mio caso, potremo andare a dire a Home Center di fare altre cose, appunto come dicevo, accendere luci, accendere la TV, tutto quello che è sotto il controllo di Home Center può essere inserito all'interno del codice di esecuzione da fare dopo che il ciclo ovviamente è finito. Nel mio caso, come avete visto, io ho collegato semplicemente una lavastoviglie e un forno. La lavastoviglie non appena arriva al timing di 45 minuti verrà staccata la corrente perché semplicemente la lavastoviglie consuma corrente anche quando è spenta. Per il forno invece è stata semplicemente una protezione, un sistema di sicurezza maggiore per evitare comunque che ci possano essere problemi o che mi scordi comunque di chiudere correttamente il forno o quanto altro. Quindi è semplicemente un sistema di sicurezza perché comunque il forno non consuma corrente quando è spento. Ovviamente questi sono dei miei esempi, voi potete fare tutto quello che volete in base a quello che è appunto collegato al nostro Home Center 2. Possiamo andare ad inserire, come
strumento di controllo, una wall plug piuttosto che un single switch o un double switch. Questo perché? Perché questo tipo di dispositivi come le wall plug o single switch sono in grado di controllare quanto è il consumo energetico dell'apparato che è collegato alle stesse. Quindi solo da questi tipi di dispositivi potremmo andare ad associare questa scena. Sta a voi ovviamente poi dopo collegarli in maniera corretta e soprattutto decidere cosa fare. Ma a questo punto non mi resta che salutarvi, vi ricordo di mettere un like e di condividere il video se vi è piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!